Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Ovviamente calciomercato in casa Napoli. Quest'oggi la situazione è molto più chiara sia per quanto riguarda il budget da investire, i colpi ancora da fare e da portare in azzurro, districandosi poi tra le balle di calciomercato che sono uscite nelle ultime 48 ore, soprattutto per quanto riguarda il caso Lookman. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se volete attivando la campanellina, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, come dico sempre, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo che si diverte. Detto questo, cosa ci fanno sapere? Che il Napoli può stanziare almeno altri 50-60 milioni di euro da investire, cifra che potrebbe crescere ulteriormente in virtù della cessione di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid. Antonio Conte e il presidente De Laurentiis hanno già tracciato le priorità: un terzino destro, un centrocampista, un esterno offensivo. La strategia però non subirà stravolgimenti, forte dell'appeal del Napoli sul mercato internazionale, dove il fascino, la disponibilità economica ed il prestigio del club restano armi decisive per attrarre nuovi rinforzi. Nel corso dello speciale calciomercato su Sky, Marchetti parla così: arriverà Gutierrez, arriverà Gianlu Sanchez che non rientra in lista essendo un giovane. Quando arriverà, Zanoli sarà ceduto al Bologna o all'Udinese. Entrambe hanno l'accordo con il Napoli. Poi ci sarà spazio per un acquisto, un esterno o un altro centrocampista. Ecco perché la pista più intelligente che sta percorrendo il Napoli è quella di Elmas, che può giocare sia da esterno che da centrocampista. Conosce molto bene il Napoli ed è rimasto molto affezionato alla squadra. È l'idea sulla quale il Napoli sta lavorando. Questa non significa che si trascurano profili come Musa e Miretti. Poi ci sono anche altre occasioni che possono venire fuori negli ultimi giorni di mercato e il Napoli si prenderà il tempo di riflettere. Le occasioni che possono, balzare all'improvviso negli ultimi giorni di mercato: si sta parlando di Chiesa, che sarà un calciatore che si accaserà al Napoli, si accaserà da qualche altra parte, ma sono colpi, così come quel Sancho che se ne parlava a inizio mercato, sono colpi che nel caso verranno tesserati, ovviamente si faranno negli ultimi giorni o forse addirittura nelle ultime ore di mercato, ma il Napoli è molto deciso a chiuderlo prima, senza andare poi a dover districarsi tra aste, tra volere del calciatore, ultime ore, al limite rimani con un pugno di mosche. Non sarà sicuramente la situazione del Napoli, perché le idee sono molto chiare. Gutierrez farà le visite mediche inizio settimana prossima e a quanto abbiamo letto ieri hanno già firmato i documenti, che poi ci dissero i documenti sono stati firmati quando c'è stata Napoli-Girona. Non fu firmato proprio niente quando c'è stata Napoli-Girona, ma lo scambio di documenti è avvenuto ieri e quindi le visite mediche ci saranno a inizio settimana prossima e Gutierrez si unirà alla squadra da lunedì dopo le visite. Per Gianlu Sanchez si diceva trattativa Renata, il Napoli è fermo sui 17 milioni. Il Napoli è fermo sì sui 17 milioni, anche perché forte della situazione in casa Siviglia. Il Siviglia non può tesserare nemmeno i nuovi acquisti e si presenterà addirittura alla prima di campionato con 12 calciatori più i primavera, perché ha raggiunto il tetto massimo ovviamente imposto dalla Liga spagnola per quanto riguarda gli ingaggi e quindi non può tesserare, deve fare uscire per forza calciatori. Gianlu Sanchez è uno di quelli. Ecco perché il Napoli fa bene a restare sui 17 milioni, perché quando vieni preso per il collo dalla federazione e hai sforato, o meglio hai raggiunto il tetto ingaggi e quindi non ti puoi muovere, devi per forza vendere. Ecco perché il Napoli non si spinge oltre e fa bene. Gutierrez arriverà lunedì e poi c'è questa situazione Elmas. A quanto abbiamo letto stamattina il Lipsia e il Napoli sono in contatto, c'è il sì del calciatore, ma lo sapevamo già nelle ultime 48 ore, era uscito comunque l'accordo con il calciatore, ma non c'era alcun dubbio che Elmas, nel caso ovviamente veniva chiamato, rispondeva presente. Il Lipsia chiede 17 milioni per ovviamente la cessione definitiva del calciatore. Si sta trattando su un eventuale prestito con obbligo però di riscatto. Il Napoli o porterà Elmas con un prestito e poi verrà riscattato in quel di giugno, o lo ricompriamo assolutamente. Io sono favorevole
all'acquisto di Elmas, sia per quanto riguarda l'ambiente, sia per quanto riguarda lo spogliatoio e sia per quanto riguarda il calciatore, educazione, procuratori che non rompono le scatole e calciatori che poi non vanno a interferire su situazioni e gruppo che è compatto, diretto da Antonio Conte e staff. Ecco perché il Napoli deve districarsi da queste balle di calciomercato lanciate poi da Sport Italia. Già una situazione lanciata da Sport Italia e un tweet fatto da Criscitello per me già a valenza zero per quanto riguarda il caso Lookman, e credo sia solo una situazione che stanno mettendo su, uno, per far crescere ulteriormente il prezzo di Lookman che l'Atalanta deve vendere per forza, perché altrimenti se lo tiene sullo stomaco e fa la fine di Osimhen. Lookman andrà molto probabilmente all'Inter e mi auguro che il Napoli poi non abbocchi all'amo per quanto riguarda questa condizione che sta facendo crescere il prezzo. È un calciatore che si è ritirato in Inghilterra, è un calciatore che non si sta allenando, vuole la cessione, ha chiesto la cessione. Poi diciamo che oltre l'Inter io credo che non ci sia proprio nessuno. C'era l'Arsenal, c'era l'Inter, la balla di mercato che hanno montato è oltre all'Arsenal e l'Inter c'è anche il Napoli che potrebbe approfittare di questa situazione, ma il Napoli io non credo nella maniera più assoluta, al di là delle caratteristiche di Lookman, ne abbiamo già parlato, un calciatore che potrebbe sicuramente spostare equilibri dal punto di vista tecnico-tattico, non lo metto in dubbio, però dal punto di vista caratteriale ne avevamo già parlato sul canale e sono colpi da non fare. Siamo appena usciti dalla situazione Osimhen, che ci siamo portati dietro poi per tanto tempo. Sicuramente non mettiamo in rosa calciatori problematici, ma il primo è Conte che non vuole situazioni problematiche da dover sbrogliare. Si è trovato già firmando con il Napoli in una sessione di mercato scorso con calciatori che fuori rosa non ha potuto tesserare del tutto chi voleva nella sessione di mercato scorso in estate, perché c'era un Osimhen, me ne voglio andare, poi c'erano tanti calciatori, tanti esuberi per il disastro fatto nel 2023, soprattutto nella sessione di mercato di gennaio, quando arrivarono i vari Dendoncker, Traoré, arriva un Gong, eccetera eccetera, e quindi certamente il Napoli non va a ripercorrere le stesse situazioni, tanto è vero che siamo cresciuti in maniera esponenziale da questo punto di vista e non andiamo proprio ad immischiarci in situazioni che possono essere molto ma molto spigolose. Ecco perché è una balla di mercato questa situazione Lookman. Io non credo praticamente a niente di ciò che è stato scritto, c'è solo l'Inter e ci sarà solo l'Inter, e l'Atalanta ha questa poi patata bollente da dover sbrogliare, questa situazione da risolvere, perché ti ritroveresti poi a vivere la condizione che il Napoli ha vissuto con il caso Osimhen. Poi si può dire, ma sono nigeriani tutti e due, sti nigeriani e tutti nigeriani. Non dobbiamo fare tutti i nigeriani e sono nigeriani, calciatori problematici. E forse una cosa che si può dire, perché ovviamente vengono dalla stessa nazione, ma ce ne sono tanti di calciatori del genere che si impuntano: io non gioco, io non vengo in ritiro, io voglio essere ceduto, eccetera eccetera. Io mi rivolgo ai procuratori: quando il tuo assistito sai benissimo che deve essere ceduto, carissimi ragazzi, è lì che i procuratori poi devono farsi valere e rivelarsi professionisti al 200%. Il tuo assistito vuole essere venduto, perfetto, nei confronti della società che poi ti paga, che possa essere Lookman, che possa essere Osimhen o quant'altro. Devi portare l'offerta giusta, senza alzare polveroni mediatici che poi possano essere situazioni che portano a far lievitare il prezzo. Ma per Cassi non più di una settimana fa, credo, al massimo una decina di giorni fa, parlò chiaro: Lookman verrà venduto all'estero perché in Italia non lo vendiamo, eccetera eccetera, e il prezzo è sopra i 50 milioni. L'Inter non ci è arrivata ai 50 milioni, l'Arsenal tanto meno, ma in Inghilterra se ne guardano bene dal tesserare poi calciatori con problemi caratteriali. Lo abbiamo visto con Osimhen, che non ha trovato praticamente niente e nessuno.
oltre manica, ed è giusto che sia così, è giusto che sia così perché poi vai a rompere equilibri e spogliatoi che devono restare compatti soprattutto in società che giocano doppie competizioni, Champions League, campionati, tante partite da giocare. Sicuramente staff e allenatori non possono curarsi di situazioni extracampo, tra virgolette mercato e mal di pancia, quando devono concentrarsi assolutamente sul calcio giocato, sulle partite da affrontare e sugli avversari che poi devi andare ad affrontare in Champions o in campionato, che possa essere la Premier, la Serie A, la Liga o quant'altro. Quindi è un Napoli che ha le idee molto chiare. Ci siamo confrontati ieri nel video che poi ho dovuto togliere per ragioni che non sto qui ovviamente a discuterne, altrimenti va a finire che devo togliere anche questo, e quindi su Elmas sono favorevole perché dal punto di vista tattico, al di là della situazione caratteriale eccetera, e conosce la piazza, dal punto di vista tattico secondo me facciamo un gran colpo, non andando a prendere però poi il centrocampista, nel senso che mi occuperei più del terzino a destra e farlo subito, perché è lì che poi manca. C'è Zanoli che deve partire. Di Zanoli non è che non mi fido, però voglio Sanchez. Io voglio Gianlu Sanchez, perché il Napoli, per quello che abbiamo visto nelle ultime amichevoli, ha bisogno di esterni che hanno caratteristiche da quinti e possono giocare ovviamente anche con una difesa a 4, però per quanto riguarda impostazione tattica, visione di gioco, piedi, inserimenti e quant'altro, i due treni spagnoli faranno molto bene a Napoli. E dico faranno molto bene perché Marchetti, io non è che dico che Marchetti ci ha sempre preso eccetera eccetera, però le poche fonti che sono, diciamo, tra virgolette serie, ce le teniamo abbastanza strette, e se si parla Gutierrez lunedì le visite e Gianlu Sanchez arriverà, sarà così. E è solo il Napoli che aspetta ovviamente le tempistiche, e il Siviglia alla fine si deve muovere. C'è l'ultimatum per Ferragosto, perché ovviamente, se non vado errato, sabato si gioca la partita, o domenica al massimo, ma mi sembra sabato. Dovrei andare un attimo a rivedere Siviglia Athletic Bilbao, quindi devi cominciare la Liga con una squadra ridotta all'osso, e Almeida sicuramente non sarà contentissimo, il tecnico del Siviglia, dovendo affrontare poi che l'Athletic Bilbao non è nemmeno una squadra da retrocessione in Spagna, e la devi affrontare comunque con gli uomini contati. Non mi sembra il caso. Deve vendere, e il Napoli ne approfitterà, magari lo porterà a casa proprio con i 17 milioni che ha offerto, che ha sempre offerto, e è fermo da un bel po' su questa condizione, ed è giusto che sia così. Lasciamo Lookman divertirsi tra le sue cazzate, se la vogliamo dire, alla De Laurentiis. Resto qui, non vengo, voglio essere ceduto, perché il Napoli deve concentrarsi su altro. E i nomi che abbiamo fatto quest'oggi, lo stesso Musa che potrebbe tornare di moda, sono appunto i calciatori che il Napoli sta trattando e sta vedendo di tesserare. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se volete, e ringrazio tutti coloro che sono arrivati poi alla fine di questo contenuto. Forza Napoli, ciao!